Bene, continuiamo con la nostra scaletta di configurazione per la migrazione e riprendiamo da dove eravamo rimasti con l'ultimo video e quindi dalla conclusione del secondo step, installazione e configurazione servizi. Passiamo quindi oltre e arriviamo al terzo step, che è la creazione del modello semantico di OpenHub 3. Quindi andremo a creare e a configurare la struttura della nostra casa. Il modello semantico di OpenHub 3 non è nient'altro che la definizione di tutta una serie di gruppi ai quali verrà attribuito un tag particolare per far capire, un tag semantico, per far capire a OpenHub 3 di che tipo di oggetto stiamo parlando con quel gruppo che stiamo definendo. In questo modo OpenHub 3 sarà in grado di costruire delle interfacce grafiche utilizzando la main UI in automatico, basandosi proprio sulla definizione di questi tag. Ovviamente i nostri gruppi saranno gerarchici, cioè un gruppo sarà contenuto all'interno di un altro gruppo e quindi potremo definire proprio delle vere e proprie gerarchie di gruppi. Normalmente i gruppi nella parte semantica servono per definire le aree, le stanze e i piani della nostra casa. Saranno poi i contenitori degli oggetti finali, che saranno gli item, che serviranno poi proprio per comandare il sistema. Prima di andare avanti però andiamo ad aggiornare la versione di OpenHub, perché è uscita la versione Milestone 3.1.0 Milestone 4. Io quando ho installato OpenAbian ho installato la versione Milestone 3. Quindi adesso andremo sul Raspberry e faremo un aggiornamento del sistema e con molta probabilità troveremo l'aggiornamento alla versione 4, Milestone 4. Bene, partiamo subito con aggiornare il nostro sistema, quindi ci loghiamo sul nostro Raspberry. Come vedete ci dà 19 aggiornamenti di sistema da installare, tra cui sicuramente ci sarà la nuova versione Milestone di OpenHub 3. Quindi utilizziamo il comando openabian config. Aggiorniamo anche openabian config e andiamo a fare l'upgrade system. Bene, abbiamo finito gli aggiornamenti, andiamo a controllare che versione siamo. Quindi usciamo da openabian config e lanciamo il comando openhub cli info. Ecco, abbiamo un po' di informazioni, siamo alla versione 3.1.0 Milestone 4. Perfetto, visto che è stato un aggiornamento abbastanza grosso, io sono abituato a fare un reboot del Raspberry. Effettuato il riavvio, accediamo alla console di OpenHub 3 e andiamo a verificare anche qui la versione. Perfetto, Milestone 4. Quindi siamo aggiornati. A questo punto possiamo partire con la creazione del modello semantico. Partiamo dal primo livello del nostro modello semantico andando ad aggiungere le location, ne aggiungiamo 2 in questo caso, e gestiamo il giardino e la casa. Quindi aggiungiamo la location giardino. I nomi delle location li faccio iniziare con GL, che sta per group, perché alla fine su OpenHub è un gruppo, L che sta per location e poi scriviamo giardino. La label, che è l'etichetta, mettiamo giardino, tipo lasciamo gruppo, category garden, che è l'icona del giardino, e come semantic class mettiamo garden e creiamo. Poi selezioniamo di nuovo il livello 1 e aggiungiamo un'altra location che chiamiamo GL casa. Casa, come category mettiamo house e semantic class mettiamo house. Perfetto, adesso andiamo, il giardino per adesso lo lasciamo vuoto, poi vedremo se specificare meglio le varie zone del giardino, tipo il cortile, il gazebo, l'ingresso, eccetera. Per adesso concentriamoci sulla parte interna della casa, quindi selezioniamo la location casa
e andiamo ad aggiungere i piani. Quindi aggiungiamo una location che chiamiamo GL primo piano, category first floor, semantic class first floor. Creiamo, poi riselezioniamo casa, aggiungiamo come location GL piano terra e adesso aggiungiamo anche il seminterrato. Andiamo a cercare un'icona che abbia senso. Possiamo chiamarlo cellar. Quindi la nostra casa sta prendendo forma. A questo punto per ogni piano dovremmo andare a specificare le singole stanze. Quindi la procedura è sempre la stessa, nel senso che si seleziona la location in cui si vogliono inserire le altre location, si fa add location e così via. Adesso io lo completo, poi noi ci risentiamo a modello completato. Completato la modellazione della casa, sperando di non aver dimenticato nulla, quindi andiamo a vedere velocemente nei 3 piani che cosa ho messo. Quindi partiamo dal piano terra, il bagno PT piano terra per distinguerlo dal bagno degli altri piani. Poi abbiamo la cucina, il disimpegno, l'ingresso, il soggiorno e lo studio. Come vedete c'è un'icona associata a ognuno perché sono riuscito a trovarne una per ogni tipo di stanza. Alcune non sono propriamente coerenti, però se poi troverò un set di icone più completo le andrò a cambiare. Poi abbiamo il primo piano in cui abbiamo il bagno PP, che sta per primo piano, la camera da letto, la cameretta, il corridoio PP, che sta per corridoio primo piano, per distinguerlo poi dal corridoio che c'è nel seminterrato, e poi una piccola mansardina. Poi andiamo nel seminterrato e abbiamo il bagno S, corridoio S, il garage, la lavanderia e la tavernetta. Ho dimenticato la cantina, aggiungiamola in diretta, quindi selezioniamo seminterrato, add location, GL cantina, cellar. Non mi piace quest'icona, vediamo un po' se ne troviamo una che dà l'idea della cantina. Vabbè, lasciamo cellar per adesso. Non ho messo la classe semantica, mettiamo cellar. Ho fatto solo una piccola modifica al seminterrato che, vabbè, l'icona rimane la cellar perché è quella che mi fa capire che è il piano sotto, però la semantic class l'ho fatta diventare basement rispetto appunto a cellar che avevo messo prima. Quindi potrei essermi dimenticato qualche pezzo, però fondamentalmente la modellazione dovrebbe essere questa. E in più poi abbiamo il giardino. A questo punto, man mano che andremo a migrare i nostri item, li andremo a inserire in questa struttura. Quindi possiamo considerare concluso anche questo terzo step. Ovviamente se ci siamo dimenticati qualcosa o viene qualche esigenza diversa, man mano che servirà modificheremo questa struttura. Il prossimo step, quello un po' più importante, è la vera e propria migrazione degli items, quindi things, items, che diventeranno degli equipment, delle things, degli equipment e dei point nella nuova struttura di OpenHub 3. Parallelamente al modello semantico creeremo anche una sorta di modello non semantico composto da gruppi che saranno trasversali rispetto al semantico. Quindi ad esempio il gruppo che conterrà tutti i sensori di temperatura di un primo piano, del piano terra, eccetera. In questo modo possiamo avere dei valori aggregati gestiti direttamente da OpenHub. Ovviamente però questa gestione non viene inserita nel modello semantico perché non rispecchia la struttura che deve avere il modello semantico di OpenHub 3.